Oggi ci immergiamo in una storia davvero particolare. È la storia di un artista, del suo cane e di come una figura apparentemente semplice sia diventata un potentissimo specchio del nostro tempo. Allora, partiamo subito da qui. Osserviamo questa immagine. Un cane giallo con due occhi blu che sembrano quasi guardarci dentro, siede impassibile. E dietro di lui? Una scena che parla di guerra, di perdita, un campo pieno di croci, un elmetto. C'è qualcosa di quasi surreale in questo dipinto. E al centro c'è lei, questa figura, una testimone silenziosa di fronte alla tragedia umana. E allora la domanda sorge spontanea. Chi è questa figura che ritorna quadro dopo quadro? Cosa ci sta comunicando con quello sguardo così fermo? Ecco, è un piccolo mistero che stiamo per svelare insieme. Ma per capire il cane, dobbiamo prima fare un passo indietro e conoscere chi l'ha creato. Parliamo dell'artista, Monique de Rey, e di una svolta improvvisa, totale, che ha cambiato per sempre la sua arte. Per gran parte della sua carriera, Monique de Rey è stata quella che potremmo definire una pittrice classica. Bravissima, un'esperta di acquarelli, di oli. La sua passione era catturare la bellezza dei fiori, degli animali, con un dettaglio e un realismo quasi fotografici. E questo confronto, è sbalorditivo. A sinistra vediamo un'opera del suo passato, un dipinto a olio ricco, pieno di dettagli. A destra il suo nuovo mondo, colori piatti, linee semplici, essenziali, e al centro, di nuovo, la nostra figura enigmatica. Voglio dire, il cambiamento non poteva essere più netto, più radicale di così. E non è solo una nostra impressione, sentite cosa dice l'artista stessa. Non è stata un'evoluzione lenta, graduale, no, è stata una vera e propria folgorazione, un cambio di rotta che ha ridefinito la sua intera identità di artista. Ok, quindi c'è stata questa trasformazione incredibile. Ma chi o cosa l'ha ispirata? Chi è, alla fine, la vera signora dagli occhi blu? Come suggerisce la stessa artista, l'ispirazione, quella vera, spesso non si trova in chissà quali luoghi esotici o concetti astratti. A volte è lì, proprio accanto a noi, e aspetta solo di essere vista. Ed eccola, la musa, l'ispirazione, la vera signora. Il suo nome era Lady ed era l'amatissima barboncina gigante di Monique de Rey. Lady non era semplicemente un animale da compagnia, era molto di più. Per 15 anni è stata un membro della famiglia e l'artista racconta che il suo sguardo sembrava sempre interrogare il mondo con una specie di curiosità silenziosa. Proprio quello sguardo è diventato il cuore pulsante di quasi 130 dipinti. E qui sta il colpo di genio, la scelta artistica che cambia tutto. De Rey non si è limitata a dipingere il suo cane, ha creato un archetipo, un simbolo. Usando sempre, ma proprio sempre, la stessa identica posa, ha trasformato Lady da un essere vivente a un'osservatrice universale, immutabile, quasi esterna alle vicende umane. Adesso che sappiamo chi è, la domanda diventa perché? Perché usare proprio lei, questa figura così calma e silenziosa, per commentare i temi più complessi e a volte più duri del nostro mondo? Guardiamo questo quadro, per esempio. Lady osserva un mare diviso a metà. Da una parte un pesce vivo, dall'altra il suo scheletro. È un commento visivo semplicissimo, ma diretto, devastante, sull'inquinamento dei nostri oceani. E qui, invece, si trova esattamente in mezzo. Da un lato il passato industriale, fumante, inquinante, dall'altro un possibile futuro di energia pulita. Lei è lì, testimone silenziosa di una scelta che, in fondo, spetta solo a noi. Ma la sua attenzione non è solo sui problemi globali, enormi. Qui osserva una scena di sofferenza intima, personale. Potrebbe essere bullismo o sul lavoro o a scuola. Quei puntini blu che sommergono la figura rappresentano il peso invisibile delle parole, delle azioni che possono schiacciare una persona. E non si ferma qui, anzi, la lista di argomenti è incredibile. La sua collezione esplora i drammi umani più antichi, come la fame o la condizione dei senzatetto, per poi passare al commercio globale di armi e ancora si tuffa nel nostro presente, interrogandosi sull'internet delle cose, sull'impatto dei robot in agricoltura o sul valore così essenziale dell'acqua. E di fronte a tutto questo, Lady osserva. Ora, sentendo tutti questi temi così pesanti, si potrebbe pensare che il messaggio finale sia cupo, quasi disperato. Ma è così? Assolutamente no. E questa forse è la parte più sorprendente di tutto il suo lavoro. C'è un altro pezzo del puzzle, fondamentale per capire tutto. Ogni singolo dipinto è accompagnato da una breve storia, scritta dall'artista stessa. Questo trasforma ogni opera in una specie di piccola favola moderna, che completa l'immagine e ne chiarisce il senso.
Ed ecco il cuore del suo messaggio. Nonostante la durezza dei temi, Monique Derra è un incurabile ottimista. Crede fermamente nel potenziale umano, nella nostra capacità di risolvere i problemi, a patto di farlo insieme. E questo chiarisce perché la sua arte funziona così bene. La signora dagli occhi blu non è un giudice, è uno specchio. Non ci dice cosa dobbiamo pensare, ma ci costringe a guardare. Il suo vero scopo è catturare l'attenzione e far partire una riflessione, un dialogo. È insomma un inizio di conversazione. E così, alla fine, la domanda torna a chi guarda. Se la signora dagli occhi blu fosse qui, proprio ora, a osservare il nostro presente, che storia racconterebbe? Cosa vedrebbe attraverso quei suoi occhi blu così semplici e allo stesso tempo così profondi?